A Pietro, ramma voce Pietro, ramma voce catapesse, Pietro, 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 Pietro. Mentre quel giorno Pietro se ne stava all'annunato, fu che i nobili di Palermo lo videro e da lontano, ora pensavano rillo a scuncecare perché si volevano divertire di Pietro Fullone, se ne volevano allianare, perché Pietro Fullone era dotato di rima spontanea. E allora il principe di Raci quel giorno andò dinanzi a tutti gli altri nobili e si presentò dinanzi a Pietro dicendo: Pietro, vieni con noi altri, faremo una gran festa oggi, Pietro. Pietro non ci voleva andare con i principi, i nobili, perché lui non era intillicchiato come loro, lui era Pietro di tutte le pietre, ecco toccava a Pietro, toccava a Ruro. E Pietro Fullone ci disse: Abbassia, io non mi faccio pregare, ma non mi posso uncere sei nata con buona voce. E perché mai, disse il principe di Raci, se tu vieni con noi altri ti faremo mangiare treglie rosse e dorate, a ti inchiavuazza fino all'ugno piede. E Pietro Fullone ne si incamminò con i nobili di Palermo perché non le aveva mai viste le treglie rosse e dorate. Una volta saliti in questo gran palazzo, ora il principe chiamò la cammarera che portò un bellissimo piatto di portata pieno di triglie, e ora questo piatto di portata fu portato di mano in mano e passato dai principi e dagli altri nobili che adesso se lo palleggiavano. Prego, signor principe, si serva lei. Ma no, prego, signora principessa, si serva lei. Ma no, prego, signor marchese, si serva lei. Ma no, prego, si serva lei. Ma no, prego, si serva lei. Ma no, prego, si serva lei. E o spelluango che triglie e a venire a lui temata ne mano ripeto capigliò a trigliaccio grossa e sa se no piatto. E in quel momento tutti quanti i nobili bisbigliarono: Pietro e Vaissaso, Pietro e Vaissaso, Pietro e Vaissaso, 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 Pietro e Vaissaso, Pietro e Vaissaso. Ora tutti quanti andavano dicendo che Pietro Fullone era un grandissimo Vaissaso sul Lazzarone. Tutta Palermo sapeva di quelle fattezze, ma Pietro prima si mangiò la treglia che gli arrivò fino all'unghio del piede, poi si alzò in piedi e disse: chiamo alto, signori, perché mai io sarei Vastaso? E il principe di Raci rispose: Pietro, tu sei Vastaso perché ti hai mangiato la treglia più grossa. E lei, signor principe, quale s'avesse pigliato? La più piccola, Pietro, per benevolenza di casa altrui. E lei, signora principessa, quale s'avesse pigliato? La più piccola per educazione. E lei, signora marchesa, a chiunnica, pure io, a chiunnica mi avesse pigliato per benevolenza ed educazione di casa altrui. E chi da rua s'ha lui temato, ma toccava sempre a me, c'eresse Pietro.